Nel 58 a.C. l'ambizioso e spietato Caio Giulio Cesare era proconsole dell'Illirico, Gallia Cisalpina e della Gallia Narbonese. Egli era capo di una forza militare di 4 legioni, la settima, l'ottava, la nona di stanza ad Aquileia e la 10ª nella Gallia Romana. In quell'anno il popolo degli Elvezi decise di migrare verso la Gallia occidentale in cerca di maggiore spazio per il proprio popolo, scegliendo un percorso attraverso le terre romane. Chiesero quindi a Cesare il permesso di oltrepassarle. Cesare, temendo disordini nella provincia, procedette all'arruolamento di altre 2 legioni e al reclutamento di truppe ausiliarie. Ordinò poi alle legioni presso Aquileia di raggiungerlo nella Gallia e dopo aver fatto costruire un muro dalla 10ª legione per impedire agli Elvezi di attraversare il Rodano, negò il permesso di passaggio a questi ultimi. Dopo aver cercato di forzare il blocco romano, gli Elvezi decisero di passare attraverso il territorio dei Sequani, dai quali avevano ottenuto il permesso di transito. Le devastazioni che gli Elvezi causarono al territorio dei Sequani e degli Edui spinsero i capi di questi popoli però a richiedere l'aiuto romano. Cesare, che già forse aveva fiutato l'opportunità di ampliare il territorio sotto il dominio di Roma in Gallia e di ottenere ampia popolarità attraverso i successi militari, decise di intervenire. L'esercito romano sconfisse una prima volta gli Elvezi sul fiume Arar, assaltandoli di sorpresa mentre erano intenti ad attraversarlo. Nella battaglia morirono circa 90.000 Elvezi, tra guerrieri e civili. Cesare proseguì poi nell'inseguimento, finché decise di approvvigionare l'esercito presso Bibracte, la ormai vicina capitale della tribù alleata degli Edui. Gli Elvezi incalzarono però i Romani, credendo che fossero in difficoltà, finché i 2 eserciti arrivarono allo scontro in campo aperto. I Romani schieravano 24.000 legionari, divisi in 6 legioni, appoggiati da circa 6.000 alleati galli. Gli Elvezi schieravano invece circa 50.000 guerrieri e potevano contare su alcuni popoli alleati come Boi e Turingi, che contribuivano con 15.000 armati. Cesare aveva potuto disporre il proprio esercito su di un terreno favorevole. Le legioni erano infatti schierate sul pendio di una collina, con le esperte legioni settima, ottava, nona e 10ª di fronte allo schieramento disposto su 3 linee, mentre più indietro erano disposte le ultime legioni reclutate e i reparti degli alleati galli, che Cesare non reputava ancora pronte per uno scontro in campo aperto. Gli Elvezi arrivarono sul luogo scelto da Cesare per lo scontro, ammassarono i loro bagagli in un unico luogo e una volta schierati a falange attaccarono senza attendere i Boi e Turingi, che formavano la retroguardia dell'esercito. L'attacco non ebbe successo, poiché il fitto lancio di pila da parte dei legionari ruppe la coesione dei Celti, rendendo inutilizzabili molti dei loro scudi e causando molti feriti tra le fila dei loro guerrieri, ormai esposti senza protezione ai gladi romani. Ben presto questi si ritirarono su di una collina vicina, al riparo dei loro carri. Gli alleati Boi e Turingi, arrivati sul campo, attaccarono i Romani sul fianco destro. Cesare non si fece cogliere impreparato e mosse i legionari dell'ultima fila a difesa di quel lato. Vedendo ciò, gli Elvezi riacquistarono morale e si risolsero ad attaccare nuovamente il fronte romano. Dalla mischia che ne derivò i Romani uscirono vincitori e costrinsero gli Elvezi a ritirarsi nel loro campo, incalzandoli fino a tarda notte, quando le difese dei Celti caddero e i Romani procedettero al massacro dei nemici. In questa battaglia gli Elvezi persero più di 100.000 uomini e, come richiesto da Cesare, tornarono alle loro terre. Non era ancora terminato il 58 d.C., quando il proconsole romano prese in carico un'altra questione. Il territorio dei Sequani era infatti da tempo minacciato e parzialmente occupato da alcune popolazioni germaniche guidate dal re Ariovisto. Cesare intimò ai Germani la restituzione degli ostaggi galli in mano ai Germani. Ariovisto però rifiutò. A questo punto Cesare marciò quindi verso i Germani, sconfiggendoli e obbligandoli a ritirarsi oltre il Reno, stabilendo quindi un confine naturale tra i popoli Celti e Germani e presentandosi ai Galli come loro protettore rispetto ai bellicosi Germani. Finita la campagna contro Ariovisto, Cesare lasciò presso i Sequani le legioni a svernare,
occupando quindi militarmente i territori. Era iniziata la conquista della Gallia.